Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Ferrari 330 P4, la macchina che insieme ad altre due Ferrari ha vinto le 24 ore di Daytona con il pilota Lorenzo Bandini e Chris Amon, la numero 23, unica Spider delle tre presenti. Tra l'altro ha vinto in casa Ford appunto nel 1967, e il modello in scala 1:8, l'edizione è Centauria, le uscite previste per questo modello sono 110 e questa è la numero 17. Vi sarete accorti che mi sono fermato con i video perché sotto le feste natalizie è aumentato il lavoro. Non è questo il mio primo lavoro, magari lo fosse, e quindi ho dovuto necessariamente trascurare il canale per dedicarmi a quello che mi dà da mangiare. Ecco, intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi. Alle persone che mi guardano ma non si iscrivono, sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. Infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Io adesso mi rivolgo ovviamente alle persone che sono un po' indecise se fare o meno questo modello e non a coloro i quali non possono permetterselo. Ci mancherebbe ragazzi, non è né pane e né acqua. Ci sono modelli che anch'io non mi posso permettere, altri li faccio sacrificando altre cose perché ho un canale e se non faccio video di diversi modelli già così l'acqua scarseggia, la papera non galleggia, figuriamoci se non metto altri modelli. Per cui ecco, vi consiglio a voi che potete farlo sicuramente di fare quest'auto perché è veramente riprodotta bene. E adesso vi farò vedere anche dei particolari in metallo che avrebbero potuto farle anche in plastica, ma meno male che non li hanno fatti in plastica perché sicuramente sono più resistenti così come li hanno fatti. Ringrazio anche le persone, scusatemi ragazzi, ma ci va anche un momento di ringraziamenti, le persone che mi hanno donato proprio dei soldi negli abbonamenti, e vi ringrazio di questo perché mi aiutate concretamente per la crescita proprio del canale. Ho fatto piccoli investimenti che però grazie a voi ho potuto fare, diversamente non sarei ancora riuscito a farli. In questo nuovo numero, il 17, ho due pezzi in metallo, eccoli qui. Questa è la traversa supporto motore del telaio posteriore, questa è la traversa inferiore sempre del telaio posteriore, poi abbiamo questo che è il ricordo chiedo scusa, che è il raccordo a T per il circuito dei freni che voi vedete già montato perché così i video non diventano ulteriormente più lunghi ed è anche più semplice per voi vedere poi come va montato correttamente, ma lo vedremo dopo questo. Un tubo di gomma che poi va tagliato in due parti, questa la più corta a 5,5 cm e questa a 11 cm. Due serie di viti, tutte e due da avvitare nel metallo, BM e AM. Io mi permetto di darvi un consiglio che poi se non ne seguirete rischierete di non andare in battuta con i pezzi e renderli così ballerini, quindi attenzione, guardate. Ci serviranno anche dei componenti dell'uscita precedente, quindi la numero 16, quali questo e questo.
Noterete anche che io ho fatto questo riporto in alluminio. Troverete poi tutto in abbonamento, questo non è vernice, quindi se avete piacere potrete trovare tutto lì. Non l'ho ancora fatto il video di questa modifica perché l'ho fatta appena adesso. Tra l'altro, scusatemi, ma sto facendo circa 12-13. Eccolo qua il mio amore Michelangelo, anche lui è venuto a darvi gli auguri. Vi stavo appunto dicendo che sto facendo dai 12 ai 14 video solo oggi e quindi non ricordo se vi ho già dato gli auguri di un sereno Santo Natale. Ve li do comunque adesso, se ve li ho dati ve li do nuovamente, abbiate pazienza, male non fanno. Un sereno Santo Natale a voi e a tutti i vostri cari più cari. Oggi infatti è il 25 dicembre 2023, ho detto anche l'anno perché in futuro saprò quando è stato appunto fatto questo video, grazie all'anno. Allora, guardate, la prima cosa che sono andato a fare, ho preso una vite AM e sono andato ad avvitarmela qui. Aspetta amore, un attimo solo. Ok, sono andato ad avvitarmela qui, questa. Poi vediamo cosa sono andato a fare. Ecco, successivamente sono andato a prendermi una vite AM, quindi quella che ho preso già prima, e sono andato a crearmi il filetto qui. Poi ho preso una vite BM e sono andato a crearmi il filetto qui. Un attimo che sto, ecco perfetto, leggendo, così vi do le informazioni corrette. Sempre con un'altra vite AM sono andato a crearmi il filetto qui. Con altre due viti AM sono andato ad avvitarmene una qui e un'altra sono andato ad avvitarmela qui. Attenzione però, guardate bene la staffa. Qui abbiamo il collarino lungo e non va avvitata per adesso nessuna vite, e qui il collarino corto. Qua va messa la vite. Bene, adesso una cosa sulla quale volevo attenzionarvi è questo. Guardate, quando vi create i filetti, se ve li create, fate attenzione perché dovrete necessariamente andare quasi fino in battuta, quasi. Quando sentite che diventa duro, attenzione perché il filetto se diventa duro la vita all'interno del filetto vi si rompe tutto, cioè la vita all'interno, e poi diciamo, sono nuvole che cadono dal cielo, attenzione. Perché questo? Perché se voi non superate lo spessore dell'elemento che deve essere tenuto, è ovvio che poi questo andrà a ballare. E questo vale su tutte le parti dove metterete le viti. Adesso procediamo al montaggio. Prendo questa e la metto così. Qui vado a rimuovermi la vite, che vi ricordo essere, adesso ve la faccio vedere, questa AM. Prendo questo, così,
e avvito. Perfetto. A questo punto prendo il telaio che ho trovato nell'uscita numero 16, lo posiziono così come in figura. Io sono andato già a inserirmi, come avete visto all'inizio, il tubo da 11 cm qui e l'ho incollato. Sono andato a incollarmelo qui. Ecco. Dall'altra parte ho attaccato quello da 5,5 cm e il risultato è questo. Ora, questo va messo così. Vado a svitarmi questa vite che è la vite AM. Qui abbiamo, vedete, lo scasso e qui abbiamo i due segmenti, non vi potete sbagliare. Vedete il perno con i due segmenti e va messo così. Questo non deve assolutamente ballare, mi raccomando. Fatto questo, in questa figura qui, lo vedete così, vado a prendere questa staffa dell'uscita numero 16, mi vado a rimuovere la vite BM, attenzione sempre a questo particolare che è fragilissimo. Dovete scusarmi, ma come vi ho detto negli altri video, probabilmente ci vorrà parecchio tempo, ma mi dovrò far operare al tunnel carpale della mano destra perché non riesco più ad avere la sensibilità. Ecco l'amore mio, Michelangelo. Grazie a tutti quelli che lo salutano. Quando il fascicolo non viene rovinato da Centaure, ci pensi tu, amore mio, a distruggermelo, eh? Scusami, aspetta. Anche questa va stretta molto forte, non deve poter ballare. Vado adesso a svitarmi questa vite qui, che è AM. Vedete la staffa? Qua è a filo e qua è più lunga. Questa è la posizione corretta. Poi sono arrivato qui, prendo questo,
o meglio questa che è la traversa del telaio posteriore. Lo metto come in figura, così. Vado a svitarmi le due viti AM. Ma quanto sono belli i gatti, mamma mia, che curiosi che sono, meravigliosi sono. Gioca lui. Allora, questo qui va messo così. Controllo, ma dovrebbe proprio essere questa la posizione giusta. 1 e 2, sì, perfetto. Quindi lo stringo. Quando la mano funziona, uno non ci fa mai caso. Quando poi succedono queste cose, uno apprezza quando era tutto a posto. Dovete vederlo, guardatelo. Dai amore, fallo girare. Controllate che non balli nulla, eh. Qui a posto. Bene. Così. Cosa è rimasto adesso? Adesso sono qui, prendo questo, vado a svitarmi la vite BM, ecco qui. Adesso questo va posizionato così, guardate. Qui avete un forrino piccolo dove va il perno, quello sopra, e qui ovviamente ci va la vite, quindi in questo modo, così. Non mangiarmi il tubo, Michelangelo, eh? Stai fermo. Ricordatevi, tra una settimana, quando esce il numero nuovo, in questo caso è uscito già il 18, infatti farò anche il video del numero 18, quindi ricordatevi di andarvi a controllare tutte le viti che avete montato nel numero precedente, avvitato nel numero precedente, perché si assestano e vi permettono ancora di poterla avvitare, ricordatevelo. A questo punto
AM, 3 viti AM, sto contando le viti, un attimo solo. Perfetto. Queste 3 viti AM le vado a rimuovere. Ecco qui. Michelangelo se n'è andato momentaneamente. Adesso guardate, in questo foro grande facciamo entrare il perno della staffa, così, ecco. Ecco fatto. Qui vado a mettermi la mia prima vite AM. Poi inseriamo questa, aspettate perché qui combacia, questo è montato correttamente, deve solo entrare qua dentro. Ecco qua. Si va leggermente inclinata la staffa, vedete? Questa qui. Per quello che non mi entrava. Ok. Che modello, ragazzi, consigliatissimo, modello splendido. Qua stringo subito. Ricordatevi sempre le parti fragili, non vi distraete, altrimenti poi le danneggiate. Quando prendete in mano il modello, guardate sempre a vedere cosa state schiacciando, prima di sentire il crack.
Ecco, io direi che questo montaggio è così terminato. Guardate che spettacolo, che bello. Avete visto poi i tubi come sono ben ordinati? Io li ho accorciati, quelli in plastica, questi trasparenti, in gomma scusatemi, e infatti sono molto più gradevoli così, esteticamente. Bene, questo montaggio, ripeto, è terminato. Io vi ringrazio del vostro preziosissimo tempo. Adesso vado subito a prepararmi l'uscita numero 18 e poi altri video, quindi guardate nella playlist perché troverete altre cose che potrebbero anche interessarvi. Grazie a tutti, rinnovo i saluti a voi e a tutti i vostri cari più cari, un abbraccio ragazzi e un saluto a tutti quelli che vi sono vicini. Ciao!